Buonasera, bentornati a Football Benchmark. Oggi abbiamo una bella sorpresa, una bella novità, chiamiamola come vuoi. Torna in studio Andrea Sartori, CEO e founder di Football Benchmark. Ciao Andrea. Ciao Luca. E torniamo con una puntata molto interessante, perché la stagione del Napoli è da sottolineare 100 volte con l'evidenziatore. Chissà che non sia ancora più bella, visto come proseguirà magari il cammino in Europa. Però vogliamo analizzare come il Napoli è arrivato a dominare questo campionato. Per quello che riguarda il campo abbiamo detto e abbiamo parlato e continueremo a parlare, però anche a livello finanziario va sottolineato il cammino che il Napoli ha fatto, perché non è una casualità che il Napoli oggi domina la classifica di Serie A, ma è interessante andare a capire come lo ha fatto, Andrea. Lo ha fatto molto bene, con dei risultati finanziari che nel corso degli anni sono migliorati. La grafica qui mostra i ricavi operativi che chiaramente sono molto influenzati dalle performance sportive della società e soprattutto dalla qualificazione alla Champions League, che chiaramente ha un impatto notevolissimo sui ricavi societari. Ricordiamo che in questo periodo il Napoli parliamo di un periodo di 10 anni, è arrivato 4 volte secondo e si è qualificato 7 volte per la Champions League, se teniamo presente la stagione attuale. Non c'è un vero e proprio trend di crescita dei ricavi chiaro dalla grafica, perché come dicevo precedentemente le qualificazioni alla Champions League creano praticamente queste fluttuazioni. Vediamo che nella stagione 2016, 2017, 2018, 2019 il Napoli aveva già superato i 200 milioni di euro. L'arresto di questa crescita è dovuto al Covid? L'arresto della crescita è indubbiamente dovuto al Covid, ma anche ai risultati sportivi della stagione 19-20, quando il Napoli è arrivato settimo, e la stagione successiva in cui è arrivato quinto, e quindi ha meno ricavi rispetto a ricevuti appunto dalla UEFA. Questo ha impattato negativamente negli ultimi anni. Se guardiamo alla struttura dei ricavi, forse l'area dove c'è più possibilità di crescita per il Napoli sono i ricavi commerciali, perché i ricavi commerciali del Napoli al momento sono solo circa 50 milioni. Se prendiamo gli sponsor di maglia, gli sponsor tecnici che sono Giorgio Armani ed Acqualete, il Napoli riceve meno di 20 milioni. Solo per contestualizzare, la Juventus ne riceve quasi 100 milioni da Adidas e Jeep. Quindi c'è una possibilità di crescita, che è la parte in rosso di questa grafica. E c'è una previsione invece per il fatto che questo Napoli sta facendo così tanto bene in questo campionato, sia appunto in Serie A che in Champions League, che come abbiamo visto determina molto i ricavi del Napoli? Certo. Chiaramente il Napoli per la prima volta ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, e questo chiaramente ha già garantito alle casse della società circa 80 milioni di euro di ricavi derivanti dalla UEFA, dei numeri mai visti nelle stagioni precedenti. Quindi andiamo verso il record? Andiamo assolutamente ben oltre probabilmente i 250 milioni. Chiaramente il risultato finale dipenderà poi dal risultato finale soprattutto in Champions League. Ovviamente poi, Luca, bisogna anche tenere conto dei costi aggiuntivi che saranno legati eventualmente ai premi che dovranno essere poi pagati ai giocatori. Quello è un bel tema. Esatto. Quello è un bel tema, certo, anche per i giocatori del Napoli. A proposito di ricavi operativi e di quindi quanto potrà aumentare il Napoli e i propri ricavi, per metterli in contrapposizione, no, con le squadre che sono più forti in Serie A, certo. Balza all'occhio il fatto che il Napoli non è neanche fra le prime 3 posizioni. Il Napoli è quinto in questa classifica, manca l'Atalanta, di cui non abbiamo ancora l'ultimo bilancio, che dovrebbe Qui parliamo della stagione scorsa. Parliamo della stagione scorsa. Manca l'Atalanta, che dovrebbe essere avanti rispetto al Napoli in considerazione della loro partecipazione alla Champions League, ma quello che è importante notare qui è il gap tra il Napoli e le due grandi in questa classifica, appunto sono Juventus e Inter. Il Napoli fa circa il 40% del fatturato della Juventus e meno della metà rispetto a quello dell'Inter. Se andiamo a contestualizzare questi risultati
con i risultati sportivi ottenuti negli ultimi 10 anni, direi che il Napoli ha fatto molto molto bene e lo vedremo poi anche analizzando altri dati. Infatti, perché quello che tu mi hai insegnato, che poi bisogna andare a guardare in questi anni di Football Benchmark, è andare a guardare i ricavi operativi con le spese, quindi con sostanzialmente gli stipendi. E mantenersi sotto la quota del 70% è la famosa indicazione della UEFA per avere un club sostenibile. Il Napoli negli ultimi 10 anni è sempre stato sotto questa quota del 70%, tranne gli anni che sono stati impattati e poi hanno conseguito la pandemia, ma ha cominciato ad abbassare il monte ingaggi. Esatto. Sarà più basso anche la prossima stagione, cioè nel bilancio di questa stagione qua, quindi il Napoli continua ad abbassare gli ingaggi, ma addirittura fa meglio a livello sportivo degli altri anni per riuscire a tornare a quel famoso 70%. Anche qui una medaglia bisogna darla al Napoli. Assolutamente, direi che hai detto tutto tu relativamente al contenuto di questa Perché è quella che secondo me riassume meglio la capacità imprenditoriale che ha avuto il Napoli. È vero, cioè vediamo che il valore assoluto dei costi del monte ingaggi è aumentato nel corso degli anni, quindi è stato fatto un investimento. Però se lasciamo perdere gli ultimi 3 anni della pandemia, che tra parentesi sono stati anche impattati negativamente dai risultati sportivi, quindi dalla mancata qualificazione alla Champions League, quindi i ricavi sono aumentati e di conseguenza, mentre i costi sono relativamente fissi, è ovvio che il rapporto stipendio-ricavi è aumentato. Come dicevi giustamente, il monte ingaggio di questa stagione, in considerazione delle partenze di giocatori come Insigne, Koulibaly e Mertens, che sono poi stati rimpiazzati molto molto bene con dei giocatori che stanno performando in maniera eccezionale, ma che hanno un monte ingaggio più basso. Certo. Quindi ottimo risultato sportivo accoppiato anche a una performance finanziaria. Per i risultati finanziari l'appuntamento è al prossimo anno quando uscirà il bilancio del Napoli, ma è certamente come dici te, perché lo stesso Napoli ha detto che ha abbassato il monte ingaggi. Tanto per darvi un paragone, sia in Italia che in Europa, il monte ingaggi del Napoli in Italia è il quinto, con una differenza sostanziale sempre rispetto alle prime due, ovvero Juventus e Inter. Come vedete la differenza è molto ampia. Enorme. Il Napoli riesce ad essere super competitivo, quest'anno addirittura andando oltre forse le più rosee aspettative, combattendo, fra virgolette combattendo, chiaramente contro chi spende 200 milioni di euro in più, 100 milioni di euro in più. 200 milioni in più. E la stessa cosa la vediamo anche in Champions League, dove forse il Napoli d'Europa è il Benfica, perché spende un po' di meno rispetto al Napoli, ma più o meno sulla stessa grandezza. Se andiamo a prendere Real Madrid e Manchester City non c'è neanche partita. Certo. Il Napoli spende 4 volte in meno rispetto al Real Madrid, circa 300 milioni in meno rispetto al Manchester City. Quindi c'è una differenza, un gap notevole rispetto alla Serie A, le grandi della Serie A che tu hai descritto perfettamente, ma chiaramente anche rispetto all'Europa, ma anche rispetto alla stessa Inter, se guardiamo questi risultati. 120 milioni di differenza. È questo che testimonia, a mio avviso, ancora di più quanto il Napoli è riuscito a fare, perché già qualificarsi in questo modo con assiduità alla Champions League, che ti permette i ricavi di cui abbiamo visto prima, è già una grande conquista. Riuscire ad arrivare fino in fondo in campionato, ad andare sempre avanti in Champions League, cioè la stagione di quest'anno è, ripeto, un punto esclamativo incredibile rispetto ai risultati finanziari, no? Se mi consenti, aggiungerei anche che nel decennio considerato il Napoli ha sempre avuto il quinto monte ingaggi. Sì. Cioè dietro alla Juventus, alle due milanesi e alla Roma. Però se prendi, lasciando perdere la Juventus, chiaramente ha vinto diversi campionati negli ultimi 10 anni, il Napoli rispetto alle altre 3 in Italia, ma anche in Europa, ha performato meglio. L'altra analisi che facciamo è sulla redditività, perché nel corso degli ultimi 10 anni, quelli presi in considerazione da Football Benchmark, impattano gli ultimi 3 anni in cui il Napoli ha avuto delle perdite da circa 50 milioni di euro l'anno. Gli ultimi 2 anni 50 milioni. Okay. 2 anni. Nell'arco complessivo il Napoli è sostanzialmente in equilibrio, con la prospettiva, correggimi se sbaglio Andrea, che i risultati finanziari di quest'anno qui correggeranno anche quel meno 28. Assolutamente, i risultati di quest'anno porteranno il Napoli in positivo nonostante le 2 perdite da circa 50 milioni degli ultimi 2 bilanci. L'abbiamo detto diverse volte nel corso degli anni, Luca, Napoli, Lazio e Atalanta sono 3 ottimi esempi di gestione. L'Atalanta è l'unica società che, se prendiamo gli ultimi 10 anni, tra parentesi ci manca l'ultimo bilancio dell'Atalanta, è riuscita ad avere, diciamo, una redditività positiva.
quindi a non avere in assoluto delle perdite. Però è anche vero che se dovessimo guardare prima il periodo pre-pandemico, il Napoli sarebbe Era primo meglio. in questa classifica. Altro strumento da utilizzare e da narrare per cercare di capire come funziona il mondo Napoli è la posizione finanziaria netta, ovvero Certo. l'esposizione nei confronti di chi ti presta soldi. L'ho riassunta bene? Sì, diciamo... Banche o Sì, diciamo la strumenti posizione- finanziari. Sì, sono i debiti finanziari che hanno degli interessi passivi a cui bisogna dedurre la cassa. Quindi se sei in rosso vuol dire che chiaramente hai più Devi. debiti rispetto alla cassa, se come la grafica mostra sei in blu praticamente vuol dire che tu hai una cassa positiva. Stiamo guardando alla stagione 21-22, il Napoli per la prima volta in 10 anni mostra a bilancio un debito verso le banche di 50 milioni, mai successo negli anni precedenti. Però anche questa grafica mostra come la società è solida a livello Il finanziario. famoso passo che segue la gamba. Certo, certo. E ovviamente la pandemia ha impattato e alcuni risultati finanziari delle ultime 2 stagioni hanno anche portato a questa necessità di chiedere un finanziamento bancario. È ovvio che in questa classifica, oltre alla Juve, tutto sommato con una posizione finanziaria abbastanza negativa di 150 milioni, ma se messa nel contesto dei ricavi non così negativa, Roma e Inter sono indubbiamente in una posizione più complessa, probabilmente l'Inter ancora peggio rispetto alla Roma. C'è poi una situazione che riguarda il Napoli che può guardare al futuro con lo stesso ottimismo di oggi per quanto riguarda in generale i ricavi, perché una parte dei ricavi naturalmente viene dal transfer market. Certo. E la valorizzazione che è stata fatta in questi anni, ma anche in questa stagione, dei giocatori presi dallo scouting, dallo staff di Giuntoli e poi esplosi nel nostro campionato, permetterà al Napoli di dormire fra 2 cuscini per un po' di tempo, no? Verissimo, c'è una questione di profittabilità che tu vedi nel conto economico, c'è una valorizzazione dello stato patrimoniale che però tu non vedi a bilancio, perché tu vedi il costo storico, non vedi il valore di mercato. Il Napoli rispetto all'inizio della stagione abbiamo aggiornato proprio questa settimana i valori del nostro diciamo, tool in cui valutiamo oltre 10.000 calciatori, ha aumentato rispetto all'inizio della stagione la propria rosa del 29% il valore di mercato. Rispetto al costo d'acquisto o rispetto No, all'ultimo rispetto valore? al valore iniziale. Se prendiamo la top 11, diciamo la formazione tipo del Napoli, il costo di acquisto fu di 257 milioni di questi calciatori, il valore attuale di mercato è 458 milioni, quindi 200 milioni di valore latente che però tu a bilancio non vedi. Certo. E poi ti dico una cosa, se tu dici al Napoli o a De Laurentiis Sì. che Osimhen lo deve vendere a 100 milioni e Kvaratskhelia a Ti dice 85, di no. ti dice di no. È vero, però noi dobbiamo No, dare no, i per valori- carità, è un'indicazione, Sì, no, per sì, carità. sì, No, sì. per dirti che questo valore può crescere ancora, Assolutamente. sia per i risultati sportivi, sia proprio per le trattative che poi fanno parte del mercato. Esatto. Quindi è un altro tesoretto che il Napoli non può mettere a bilancio, ma che prima o poi magari metterà dal momento in cui si concluderà una transazione. È un valore latente. Andrea, grazie mille, credo Grazie a che te. siamo riusciti veramente a dire tutto, a cercare di fare un quadro del Napoli il più chiaro possibile. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna la prossima settimana.